Luciano Molino, Palazzo Sanna. Ci siamo lasciati così. Quando vengo a vedere il tetto? Puoi venire a vedere il tetto secondo me verso la metà di aprile. E noi siamo tornati da Luciano per farci raccontare tutto il work in progress. È cresciuto piano piano questo palazzo e così automaticamente è stato anche il tetto, perché ci sono state delle demolizioni durante la sopraelevazione naturalmente, perché la casa era nata ad un piano e poi naturalmente sono state demolite le coperture e poi rialzati i muri e fatte le coperture del secondo piano, ma anche queste non sono state fatte nello stesso momento, sono state fatte in momenti diversi perché la casa è cresciuta piano piano come abbiamo visto l'altra volta. Questa qua era la casa che abbiamo detto era la casa più antica, una casetta di paese ad un piano e aveva il tetto in pendenza e poi man mano è stata cresciuta come abbiamo spiegato l'altra volta con tutte queste superfici che vedete, con tutte le stanze che poi naturalmente ne derivano. Queste erano case come poteva essere ad esempio lo Stazzo, queste erano case di paese, quindi c'era questa abitudine di fare delle imposte abbastanza alte, tant'è che anche se noi qua dentro abbiamo 3 metri di altezza, non riusciamo a vedere naturalmente le pendenze che erano state poi tagliate per riportare il piano su, che invece vedremo su. Di questa zona che è quella più vecchia abbiamo trovato molta più differenza sui tetti che non da questa qua che è l'ultima, venite. Questa qua era quella che noi avevamo detto che era l'ultima stanza, questo era l'ultimo cortile, di conseguenza è stato tirato su, le 3 mura c'erano già ma questo non c'era, quindi è stato tirato su e abbiamo trovato un tetto completamente diverso su questa parte di costruzione. Quindi sono diverse le travi, non c'era più il legno, c'era solo travi in ferro a doppio T come quelle lì e il tavellone, quindi era completamente diverso. Questo ci ha portato, adesso lo vedremo, a trovare delle soluzioni costruttive molto diverse nell'insieme di questi 200 metri quadri e comunque noi oggi abbiamo dovuto trovare la soluzione migliore con un buon compromesso che sia strutturalmente valida e che allo stesso tempo non andiamo a portare un peso specifico che sia superiore a quello che fondamentalmente c'era. Qua siamo in quella zona dove era aperta, era un terrazzo e non era neanche coperto. Quindi non solo era aperta di qua, ma era aperta anche questa parete, c'era un parapetto e basta. L'abbiamo completata, l'abbiamo coperta anche per avere una continuità di parete, diciamo, prospettica sulla via. E ci siamo trovati in una situazione dove abbiamo demolito un muro che era semplicemente un parapetto di forati, non aveva funzioni importanti, ma abbiamo scelto questo tipo di materiale perché è un calcestruzzo alleggerito, perché resiste molto bene alla compressione, però allo stesso tempo è leggero, anche perché sotto non abbiamo una struttura così importante da poterci permettere una struttura in cemento armato o comunque pesante. Quindi questo materiale qua, questo bianco che vedete, è un calcestruzzo alleggerito per quel motivo lì e ci ha permesso di poter arrivare con le travi portanti dalla muratura vecchia fino al confine della proprietà. Questa parte qua, questa stanza, che è la stanza centrale, è già per il 90% disarmata. Perché cosa abbiamo dovuto fare? Noi ci siamo trovati in una situazione dove questo tetto, come vedete dai puntelli che ci sono, l'abbiamo dovuto mantenere partendo dal basso. Quindi ci sono i puntelli sotto, il solaio intermedio ha avuto una funzione praticamente non sicuramente strutturale per quanto riguarda questi puntelli e poi ce lo siamo dovuti tenere senza dare peso alle murature perché è una situazione talmente particolare che dobbiamo dar peso alle murature una volta che il tetto è completamente portante, quindi i corduli sono armati e il tetto deve lavorare come se fosse un grosso ragno che lo tiene, che tiene completamente tutte le murature. Il tetto qua in questo caso deve avere non solo una funzione di copertura, ma una funzione
strutturale, in modo che tutta la costruzione sia legata dalla struttura del tetto. Questo ha fatto sì che abbiamo i cordoli in cemento armato, come vedremo sopra, e abbiamo dovuto gettare in 2 tempi diversi, proprio per far sì che inizi questa struttura che ho appena descritto a mantenere e a legarsi tutta assieme alle murature, ma allo stesso tempo non abbia tutto il peso, tutto in una volta, per, non dico aver paura, ma per far sì che la struttura si leghi piano piano. La scelta della struttura del tetto l'abbiamo fatta, ripeto, in base a quello che abbiamo trovato. Le travi di ferro e i tavelloni li abbiamo già trovati in questa struttura, che era nella stanza qua di fianco, ed è una struttura che ci permette di avere un tetto molto legato e soprattutto, ripeto, di riportare quel peso specifico che aveva una volta. Quindi travi e tavelloni c'erano e travi e tavelloni stiamo riportando, naturalmente in situazioni diverse, perché si trattava di travi molto fini, c'erano quelle a disposizione. Noi abbiamo messo delle travi da 20, quindi delle travi molto spesse, in maniera che non permetta la cosiddetta corda molla delle travi, perché questa è l'ultima cosa che ci dobbiamo permettere. Il tetto deve essere una struttura rigida in questo caso. Poi facciamo la caldanina sul tavellone, che sono già armati con la rete elettrosaldata, e useremo il resto, adesso lo vediamo su, dello spessore delle travi per farci la coibentazione. Alla fine impermeabilizzazione e manto di tegole. E questa qua è per vedere il tipo di armatura particolare che abbiamo fatto, perché in una casa nuova, con delle murature nuove, questa struttura non si fa, perché non c'è bisogno, ma neanche questa si fa, perché le murature gli dai la sua importanza, quindi la struttura è già portante, strutturalmente è già valida, quindi quando tu vai ad appoggiarci il tetto sopra non hai bisogno di creare tutte queste cose, ma ti limiti semplicemente a questo tipo di armatura, basta, è finita lì. Si fa con molta attenzione questo lavoro, perché naturalmente tutto va fatto nella condizione in cui devi dare meno peso possibile alla struttura che c'è già. Questo lavoro che c'è qua, che si chiamano gli sbadacchi, sono fatti apposta per tenere solo ed esclusivamente l'armatura che serve per il gettito del cordolo. Questi puntelli qua sono stati fatti, come vedi, tutti a giro, che poi corrispondono con quelli di sotto, proprio perché tutte le travi partono adesso, in questo momento, non danno nessun peso alla muratura. Come vi dicevo prima, vedete i cordoli che sono gettati a metà, e sono prevalentemente i cordoli di quella stanza centrale, perché questa era la zona, diciamo, più delicata, quella che doveva in qualche modo iniziare a tenere tutto. Adesso i cordoli andranno gettati alla quota di questa tavola qui, e così tutto il resto. Questa è la rete elettrosaldata che vi ho detto che ha una funzione molto importante sul tavellone, perché una volta non si metteva neanche, si faceva neanche la caldana. Adesso naturalmente non ce lo possiamo permettere, quindi qua ci va la caldana da 3 cm, in maniera che, come vedete, il ferro che c'è su tutto questo tetto, compresa la caldana che andrà a lavorare naturalmente assieme a questa rete elettrosaldata, è un manto di copertura che fondamentalmente è a sé stante, è quasi autoportante. È come se la funzione finale di questo tetto deve essere come se il tetto fosse fatto a terra e poi agganciato e messo su con un elicottero. Queste qua sono delle travi che lavorano sulla parte nuova. Lì alla fine abbiamo il nostro muro in calcestruzzo cellulare. Abbiamo fatto sì che siano intere, come vedete, anche se poi attraversano 3 muri, in maniera che, per il discorso sempre che facevamo che il tetto sia completamente legato, anche se quella lì è la parte nuova, ma prende per 2/3 sulla parte vecchia. Funziona così. Qua noi avremo circa uno spessore di 2-3 cm di caldana su questa rete elettrosaldata, come vi ho appena detto. Qua ci rimangono circa 10 cm. Questo sarà il nostro pacchetto di coibentazione. Una volta arrivato al piano delle travi, qua ci sarà la prima impermeabilizzazione, che andrà a coprire il nostro pacchetto coibentante, passerà sulle travi, e quindi ci troveremo
un tetto che sarà completamente uniforme per la prima volta. Successivamente sopra ci metteremo un'altra impermeabilizzazione che sarà praticamente una guaina ardesiata, armata e ardesiata da 4 mm, ardesiata perché crea quel grip giusto per poterci poi posare le tegole sopra. Abbiamo studiato che non useremo da questo momento in poi, una volta fatte le gettate, non useremo più cemento, lavoreremo con una schiuma poliuretanica per l'aderenza delle tegole, in maniera che innanzitutto siamo strasicuri, visto e considerato il vento che può prendere, dell'ancoraggio della tegola stessa, ma soprattutto non andiamo ad aumentare quel famoso peso specifico che aveva il tetto precedente. La copertura verrà realizzata naturalmente con coppi, le famose tegole curve coppi. Questa sarà la prima fase, diciamo, chiuderemo la prima fase di questo palazzotto. Dopodiché ripuliamo tutto e poi a ottobre ripartiremo con tutti i lavori che riguardano l'interno e le facciate. Così in questi mesi Luciano e la sua squadra hanno lavorato con dedizione per ultimare i lavori del tetto strutturale. 14 giugno 2023, ultime tegole di colmo, tetto finito. Poi alla fine verrà sicuramente una ristrutturazione pazzesca, dove abbiamo recuperato tutto quello che si poteva recuperare sicuramente.